Oggi parliamo di quella che è chiamata osteoporosi, ovvero quella condizione che porta a una diminuzione della forza delle ossa. La prima distinzione da fare, fondamentale, che spesso ci porta a confusione, è la distinzione tra questa e l'artrosi. Quest'ultima infatti è quella condizione in cui si ha una graduale degenerazione di quella che è la cartilagine che riveste le superfici articolari, quindi l'ingranaggio del movimento, mentre l'osteoporosi è un impoverimento graduale di quella che è la trama all'interno dell'osso stesso. L'osteoporosi vera e propria è quindi quella condizione che provoca gradualmente una diminuzione di quella ricca trama che va a sostenere la parte interna delle ossa. È una condizione che appartiene a tutti, che peggiora col passare del tempo, più frequente soprattutto nelle donne e in particolar modo dopo la menopausa e nei soggetti anziani. Vi sono delle condizioni che possono portare a un peggioramento dell'osteoporosi, come ad esempio una vita sedentaria, un'alimentazione non corretta, soprattutto povera di alcune particolari sostanze come può essere il calcio e la vitamina D. L'osteoporosi procede in maniera subdola, infatti, al contrario dell'artrosi, come detto precedentemente, non dà una sintomatologia chiara legata a dolori, a limitazione funzionale. Causa un indebolimento graduale dell'osso e, nei casi estremi, può portare, come succede a volte nell'anziano, a delle fratture legate proprio alla debolezza che si viene a creare nell'osso. Si pensi che in tutto il mondo ogni anno vi sono circa 9 milioni di fratture legate proprio all'osteoporosi, a un indebolimento delle ossa. Purtroppo poco possiamo fare noi per renderci conto del grado eventuale di osteoporosi che abbiamo e di quanto possa essere rischioso per noi. Questo perché essa non dà una sintomatologia importante, come può ad esempio dare l'artrosi, che causa dolori articolari, magari una limitazione ai movimenti, soprattutto alla mattina. I pazienti tipicamente riferiscono di aver necessità di ingranare un pochettino nei movimenti. E quindi determinate abitudini di vita, di alimentazione, sono fondamentali per poter aiutare questa ricca trama ossea a far sì che rimanga resistente, armonica ed elastica. Ecco che una vita non sedentaria e quindi un'attività sportiva adeguata, un'alimentazione sana e magari anche arricchita da sostanze integratrici che possono dare supporto a lungo termine a questa trabecolatura è fondamentale per far sì che possiamo svolgere in maniera più serena, tranquilla, la nostra attività quotidiana, lavorativa e sportiva. Dall'esterno, come abbiamo detto, non possiamo accorgerci se qualcosa sta cambiando all'interno delle nostre ossa e quindi è buona regola, dopo una determinata età, fare alcune valutazioni di tipo strumentale, come ad esempio la MOC, che è la valutazione di quella che è la densimetria ossea all'interno delle strutture interessate, in modo tale da poter dare un supporto, un aiuto a queste strutture con le sostanze e integratori eventualmente adeguati calcio, vitamina D a questo tipo di problematica.